Ciao a tutti. Benvenuti su Segreti Turchi. Restate con noi fino alla fine per non perdere nessun dettaglio e ricordatevi di iscrivervi e condividere il video. La vostra presenza fa davvero la differenza. Oggi i social hanno fatto da palcoscenico a un momento di intensa emozione che ha coinvolto due volti amatissimi, Elçin Sangu e Bara Arduç. Nella serata di ieri, sul suo profilo Instagram, Elçin è apparsa in un breve video con gli occhi lucidi e la voce spezzata, chiedendo sostegno per la salute della figlia. Un appello diretto, senza fronzoli, che ha attraversato gli schermi e ha raggiunto il cuore di centinaia di migliaia di persone nel giro di pochi minuti. La clip è stata accompagnata da parole semplici e schiette. Non un comunicato, non un annuncio costruito, ma il racconto di una madre che si rivolge alla sua comunità digitale. Ha scritto che la loro famiglia sta affrontando una fase difficile e che ogni gesto, ogni parola di incoraggiamento, ogni condivisione può essere una spinta preziosa. Abbiamo bisogno di sostegno per la salute di nostra figlia, unitevi a noi, per favore, ha detto, stringendo le mani e respirando a fondo prima di premere invio. In pochissimo tempo, i commenti si sono moltiplicati, trasformando quel post in una corrente di affetto. Tra i messaggi si leggevano abbracci virtuali, testimonianze personali, preghiere, e tante persone che raccontavano come Elçin li avesse fatti sorridere nei giorni difficili e ora fosse il momento di restituire un po' di quella luce. Accanto a lei, Bara Arduç non è rimasto in silenzio. Ha ricondiviso la storia di Elçin con un pensiero misurato e profondamente umano. Ha ringraziato chiunque stesse mandando energia positiva e ha chiesto che la conversazione restasse rispettosa e attenta, ricordando che dietro i profili pubblici esistono una casa, una bambina, dei genitori che cercano di mantenere lucidità. Il gesto di Bara ha contribuito a convogliare le voci, impedendo che l'ansia diventasse rumore, e ha mostrato ancora una volta la complicità che il pubblico ha sempre percepito tra loro due, anche lontano dal set. Nel giro di un'ora, il post di Elçin è diventato un punto d'incontro. I fan hanno riempito la sezione dei commenti di promesse e speranze, e molti colleghi del mondo dello spettacolo hanno espresso vicinanza con parole che sembravano quasi sussurrate, per non rompere quell'equilibrio fragile. Alcuni hanno inviato consigli pratici, altri hanno preferito offrire una semplice carezza a distanza. Più di uno ha chiesto discrezione, invitando chiunque a non speculare, come spesso accade quando un dettaglio personale finisce sotto i riflettori del web. Gli esperti di comunicazione e diversi professionisti della salute, interpellati dai media, hanno sottolineato l'importanza di gestire con attenzione appelli di questo tipo. Le piattaforme possono essere una risorsa potente, ma richiedono responsabilità, sensibilità e un rispetto inflessibile dei confini familiari. Il frammento in cui Elçin non è riuscita a trattenere le lacrime ha toccato profondamente il pubblico. Si è vista la mano che cerca un fazzoletto, la pausa per riprendere il fiato, il tentativo sincero di trovare le parole giuste senza cadere nella retorica. È stato quel momento, così nudo e autentico, a rendere tutto ancora più vero. E nel giro di poco, l'appello si è trasformato in un argomento di tendenza. Portali di intrattenimento, blog e pagine di fan hanno rilanciato il video, chiedendo ai lettori di unirsi alla catena di sostegno. Non si è trattato di clamore vuoto, ma di una reale mobilitazione fatta di piccoli gesti, chi condivide, chi scrive, chi semplicemente ascolta. Tra i messaggi è emersa la consapevolezza di quanto la vulnerabilità, quando è onesta, possa creare ponti. L'eco del post ha generato rapidamente un'onda di solidarietà. Alcuni fan hanno lanciato iniziative per inviare cartoline virtuali, altri hanno raccolto pensieri positivi in lunghi thread, trasformando i commenti in una lettera collettiva di incoraggiamento. Diversi volti noti hanno dato il proprio contributo con discrezione, evitando dettagli medici, concentrandosi sul valore dell'empatia. La stampa ha seguito da vicino, ma con un tono che raramente si vede quando esplode un caso mediatico. La maggior parte delle testate ha scelto titoli misurati, rifuggendo il sensazionalismo. Il tema dominante è diventato il significato della solidarietà nel mondo dello spettacolo, spesso percepito come scena di rivalità, e che invece, davanti alla fragilità,
sa ritrovare una voce comune. Man mano che le ore passavano, il discorso si è allargato. Gli utenti hanno ricordato episodi in cui Elchin ed è stata lei a sostenere cause sociali, e come Barr si sia più volte speso per campagne benefiche. Sono riemersi momenti dal set, aneddoti di firmacopie, racconti di incontri casuali in cui entrambi avevano concesso un sorriso, una foto, un minuto in più. Era come se il pubblico avesse deciso di restituire quel tempo, di proteggere il perimetro di una famiglia che sta lottando. I consigli per la salute della bambina sono stati accompagnati dall'invito a fidarsi dei medici, a evitare cure improvvisate, a non trasformare i commenti in diagnosi. Alcuni professionisti hanno sottolineato quanto sia cruciale, in questi casi, monitorare con attenzione le informazioni, perché la buona fede può essere travolta da indicazioni non verificate. Il video è rimasto fissato in alto nel profilo di Elchin per tutta la notte, e ogni refresh mostrava nuovi messaggi. Non solo parole, ma anche silenzi rispettosi. Tanti hanno preferito inviare un cuore o un semplice "siamo con voi", come a non voler occupare spazio con discorsi lunghi. Barr, ogni tanto, ha risposto con un grazie, lasciando intendere che il sostegno stava arrivando forte e chiaro tra le mura di casa. Chi li conosce sa che non amano l'eccesso di esposizione quando si tratta di vita privata. E proprio per questo, la loro decisione di parlare è stata letta come il segnale di una richiesta sincera, e di una fiducia concessa al pubblico che li segue da anni. Con le prime luci del mattino, i telegiornali e i siti hanno inserito l'appello tra le notizie principali. Non sono mancati i commenti in studio di chi ha voluto allargare lo sguardo, ricordando che dietro ogni celebrità c'è una storia di casa, di genitori che imparano giorno dopo giorno, di paure e di coraggio. E in rete si sono moltiplicati i messaggi di colleghi, attrici e attori, registi, musicisti, presentatori, tutti a dire la stessa cosa con parole diverse, a ribadire che la priorità ora è la salute della bambina e la serenità di Elchin e Barr. Si è parlato di rispetto, di non affollare di domande, di evitare supposizioni. Alcuni hanno anche spiegato come i social, in momenti simili, possano essere un abbraccio collettivo, purché si mantenga l'attenzione alla privacy. Con il passare delle ore, l'hashtag legato al loro appello è entrato tra i primi trend. C'erano fan club che organizzavano turni per moderare i commenti e spegnere sul nascere eventuali fraintendimenti, pagine che si sono offerte di raccogliere in un unico post tutte le informazioni verificate, profili che si limitavano a postare una foto sorridente di Elchin e Barr come simbolo di speranza. Questa mobilitazione ha avuto un effetto tangibile. Ha dato forma all'idea che il pubblico non esiste solo per applaudire, ma anche per sostenere quando il sipario si chiude e rimane la vita vera. Intanto, sul profilo di Barr, un messaggio breve ma intenso ha ringraziato la comunità: "Stiamo leggendo tutto. Ci arrivano la vostra forza, la vostra delicatezza, il vostro silenzio. Sappiamo che non siamo soli." Parole che non promettevano aggiornamenti, né cercavano di placare la curiosità, ma che restituivano il senso di una relazione con chi guarda e ascolta. In tanti hanno colto quel gesto di sobrietà come una conferma del loro stile, mai sopra le righe, mai oltre il necessario, con una cura che si riflette tanto nelle scelte professionali quanto in quelle familiari. Questa vicenda ha riaperto una questione cruciale per il mondo dei media. Come si racconta il dolore di chi è già osservato ogni giorno? La risposta, in queste ore, è stata chiara, con cautela, con parole scelte, con l'umiltà di fare un passo indietro quando il confine rischia di essere superato. Molti commentatori hanno lodato la maturità del pubblico, capace di trasformare l'attenzione in gentilezza. E in mezzo a tutto, il messaggio iniziale di Elchin ha continuato a risuonare, ripubblicato, tradotto, rilanciato, ma sempre accompagnato dallo stesso invito. Essere presenti senza invadere. Non sono mancati i momenti più intensi, quelli in cui il video è stato riascoltato decine di volte. In quelle immagini, qualcuno ha visto la paura, altri la speranza, altri ancora la forza tranquilla di una madre e di un padre che si tengono stretti mentre tutto attorno si muove. È emersa la dimensione di coppia. Non solo due attori, ma due persone che,
lontano dalle luci, affrontano l'imprevisto come fanno tutte le famiglie, appoggiandosi, condividendo le notti, tenendosi la mano in corridoio, davanti a una porta socchiusa. Col passare della giornata, l'attenzione non è scemata. Alcuni fan hanno raccontato come l'energia di Elchin li abbia accompagnati in momenti bui, e come adesso sentissero il bisogno di restituire quel sostegno. Altri hanno inviato link a risorse utili, numeri di sostegno psicologico per genitori, storie di chi ce l'ha fatta. Gli esperti hanno continuato a ricordare che se i social hanno un potere, è quello di mettere insieme pezzi di umanità che altrimenti non si incontrerebbero. Ma hanno anche ribadito che ogni informazione deve essere filtrata, che è importante affidarsi a percorsi medici riconosciuti, e che la pressione mediatica non deve dettare i tempi delle decisioni. L'onda di affetto ha avuto un effetto inatteso, ha dato coraggio a chi, in silenzio, stava vivendo prove simili. Nei commenti sono apparse testimonianze di altri genitori, racconti di notti in bianco, di reparti illuminati a metà, di attese interminabili. Quel post ha smesso di essere solo la storia di una coppia famosa e si è trasformato in un luogo in cui tanti hanno trovato un linguaggio comune. Eppure, tutto è rimasto centrato su Elchin e Bar, sulla loro scelta di chiedere compagnia senza scendere nei dettagli, di affidarsi alla cura e all'ascolto senza cercare scorciatoie. In serata, le redazioni hanno dedicato speciali ai messaggi arrivati. Le immagini mostravano la timeline che scorreva, i cuori che aumentavano, le parole sovrapposte che componevano una preghiera laica. Alcuni volti noti hanno raccontato di aver scritto ad Elchin in privato, altri di aver lasciato un pensiero pubblico per incoraggiare chi stava leggendo. L'appello si è consolidato come il tema del giorno, ma più che l'effetto virale, a colpire è stato il tono, una somma di voci che hanno scelto di farsi delicate, come si fa quando si entra in una stanza in penombra. Ecco, forse è questa la lezione che tutto l'ambiente ha tratto da quanto accaduto. L'empatia non è un esercizio retorico, ma una pratica. Lo spettacolo, fatto di scene e applausi, quando si incrocia con la vita reale, può ricordare a tutti che si può essere vicini anche senza sapere tutto, che il sostegno può esistere senza clamore. In queste ore, Elchin Sangu e Bar Arduk hanno ricevuto più di un semplice supporto, hanno trovato una comunità che ha scelto di tenere il passo con loro, rispettandone i silenzi e accogliendone le parole. E mentre i media continuano a seguire con attenzione, l'invito rimane lo stesso: sostenere senza invadere, condividere senza pretendere, restare presenti con discrezione. Se c'è una cosa che questa giornata ci ha ricordato, è che la fama non immunizza dalla fragilità, e che la fragilità non rende meno forti. La storia di oggi ha toccato corde profonde, e sta ancora risuonando. Noi continueremo a raccontarvi gli sviluppi con la cura che meritano. Per ora, è il momento di dare spazio al silenzio, quello buono, pieno di significato. Grazie per essere stati con noi su Segreti Turchi. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e condividetelo con chi ama seguire questi momenti con cuore e rispetto. A presto!